Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa maglia molto semplice con una lavorazione a pannelli, però in verticale. Dopodiché ho messo dei bordi sia sopra che sotto e una volta unito i fianchi ho riportato lo stesso lavoro sul giro manica. Ho ottenuto così una manichina tipo una letta. Ho voluto fare un taglio ampio e corto, quindi ho preso le misure arrivata al primo fianco, cioè al fianco alto, e per quel che riguarda la circonferenza l'ho tenuta abbondantemente più larga di quella che mi serviva, quindi ho ottenuto una maglia che in totale è larga 60 centimetri, quindi veste ampissimo, e lunga 53 centimetri. Però voi potete benissimo farla anche più aderente, più lunga, eccetera eccetera. L'importante è avere ben chiaro le misure, quindi la misura della lunghezza, quella che si vuole ottenere, perché andremo a lavorare in verticale, calcolando che poi andremo ad aggiungere due bordi, quindi dovremo togliere i centimetri dalla lunghezza che vogliamo ottenere. Io in questo caso ho con la mia mano il mio filato, l'uncinetto che ho usato, i bordi sono di 4 centimetri l'uno. Quindi per iniziare ho tolto dalla lunghezza totale gli 8 centimetri del bordo e ho realizzato i pannelli. Per quel che riguarda la larghezza ho preso la mia circonferenza, ho aggiunto parecchi centimetri per avere appunto questa maglia dal taglio largo, però nel contempo corto, perché mi andava di farla così. Tra l'altro, per realizzare questo progetto, visto che siamo nel pieno dell'estate e probabilmente i progetti estivi andranno a scemare, ho usato i filati che ho avanzato, qualche filato di qualche gomitolino di qualcosa che ho disfatto, qualcosa che mi è avanzato, il grigio per esempio che ne avevo un po' ma non serviva ben poco. Li ho messi insieme e ho realizzato questo progetto che secondo me è una buona idea per il riciclo o per finire filati che abbiamo in giro e non bastano per un vero e proprio progetto. Piuttosto che utilizzare il buon vecchio Granny, che per carità è sempre una buona idea, ho preferito realizzare questa maglietta. Mi sono dilungata un po' nella spiegazione ed ora vi lascio però il video. Per fare questa maglia avremo bisogno di due pannelli così, che io ho lavorato in maniera verticale con il punto V e dopodiché ho ripassato sia in alto che in basso con il punto alto alternato. Il punto alto alternato l'ho lavorato in maniera orizzontale. Per quel che riguarda il materiale che ho usato del cotone mercerizzato in 3 colori, quello che avevo, che stava bene insieme. Ho usato del grigio, del giallo e del bianco, ovviamente in quantità superiore. Voi potete usare il filato che più vi piace o che vi è avanzato, gli accostamenti che preferite, perché no, anche in tinta unita, comunque verrebbe un bel lavoro lo stesso. Dopodiché ho usato un uncinetto del 3,5 per fare il punto V, un uncinetto del 3 per rifinire a punto alto alternato. Avremo bisogno di 1 metro da sarta, un ago da lana e un paio di forbici. Il lavoro che andremo a fare è molto semplice. Io per una misura di 46 centimetri, che sono praticamente da inizio bordo a inizio bordo, ho montato 91 catenelle. Il punto che andremo a fare si sviluppa su un multiplo di 3 più 1. Quindi vado a montare le mie 91 catenelle. Fatte le 91 catenelle, ne aggiungo una per girare, entro in quella precedente, cioè la 91esima, ops, faccio un punto basso,
rientro nella costina più a sinistra del punto basso e faccio un altro punto basso. Io preferisco iniziarlo così il lavoro, però voi se siete più comode con le 2 catenelle o 3 catenelle, punto basso, 2 catenelle, come siete comodi, ognuno lavora come più è comodo. Quindi fatto quello che sostituisce il nostro primo punto basso, filo sull'uncinetto, rientro nella stessa catenella di base e faccio un punto alto. Filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e lavoro un punto alto, una catenella e un punto alto nella stessa catenella di base. Filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle, entro nella terza e faccio un punto alto, una catenella, rientro nella stessa catenella e faccio un altro punto alto. Di nuovo filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle, ops, 1, 2, entro nella terza e vado con punto alto, catenella, punto alto nella stessa catenella di base. Filo sull'uncinetto, salto 1, 2, entro nella terza, punto alto, catenella e un altro punto alto nella stessa catenella che stiamo lavorando. Quindi filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle, entro nella terza, punto alto, catenella e punto alto nella stessa catenella di base. Filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle, entro nella terza e di nuovo punto alto, catenella, punto alto nella stessa catenella di base e vado a lavorare tutta la riga in questa maniera. Ho lavorato il mio ultimo punto B, quindi andrò a chiudere il giro saltando le 2 catenelle di base, entrando nella terza che è anche l'ultima, con 2 punti alti. Arrivati a questo punto potete decidere se tagliare il filo e continuare con un altro colore oppure fare righe più grosse, lavorare un po' di andata e ritorno con lo stesso colore oppure continuare fino alla fine con lo stesso colore. Arrivato a questo punto farò il nodino di sicurezza, taglierò il filo, riporterò il lavoro dall'inizio perché lavorerò sempre dal diritto e vado avanti a lavorare una riga per colore. Quindi faccio il nodino di sicurezza e taglio il filo. Quindi sempre con l'uncinetto del 3 prendo il giallo, entro nel primo punto disponibile, quindi sempre con l'uncinetto del 3,5 prendo il giallo, entro nel primo punto disponibile, faccio punto basso su punto basso e sarà il nostro primo punto alto. Filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto di base e faccio un punto alto. Dopodiché filo sull'uncinetto, mi sposto direttamente nel punto B, quindi salto questo punto alto, salto quest'altro punto alto, entro nella catenella formata, entro nell'archetto formato da una catenella del punto V e faccio il punto V. Filo sull'uncinetto, mi sposto nella catenella e lavoro punto alto, catenella e punto alto. Filo sull'uncinetto, mi sposto nella catenella, punto alto, catenella e punto alto. E di nuovo filo sull'uncinetto, mi sposto e faccio il mio punto alto, catenella, punto alto, vado direttamente nella catenella successiva, punto alto, catenella, punto alto, entro nella catenella dopo, punto alto, catenella, punto alto e vado a lavorare la riga in questa maniera. Praticamente il lavoro sarà tutto questo, ricordandoci che inizieremo con 2 punti alti nello stesso punto di base e finiremo con 2 punti alti nello stesso punto di base.
Lavorato il mio ultimo punto V, entro nell'ultimo punto disponibile e lavoro 2 punti alti. E anche qui io farò il nodino di sicurezza e taglierò il filo, per poi ricominciare all'inizio, tenendo sempre il lavoro sul diritto con il grigio. Quindi vado a prendere il grigio, faccio il mio nodino iniziale, entro nel primo punto utile, punto basso sul punto basso, sarà il nostro primo punto alto, faccio un punto alto nello stesso punto di base, cioè il primo, e dopodiché mi sposto direttamente nella catenella, saltando questo punto, quest'altro, vado direttamente nella catenella e comincio punto alto, catenella di separazione, punto alto. Praticamente lavoreremo tutto così. Una volta finita la riga grigia, io arrivo fino a qui, taglio il filo e riparto con il bianco. E lavorerò per circa 62 centimetri perché voglio una maglia a fianco alto, però piuttosto larga. Ci vediamo quando ho finito il pannello. Ho finito il mio pannello, ho lavorato per un totale di 62 righe. Ho già rifinito una parte con questo tipo di lavorazione, però prima di fare questo bordo dobbiamo munirci di ago da lana e tanta pazienza per chi ha fatto una riga per colore come me. Dobbiamo nascondere tutti i fili, quindi mettiamo il nostro lavoro dal rovescio e cominciamo un filo alla volta e nascondiamo nei punti il filo. E nascondiamo tutte le codine dentro i punti per un pezzettino. Dopodiché rimettiamo nella giusta tensione e andiamo a tagliare il filo. Prendiamo quello dopo. E via via, uno per uno, andiamo a nasconderli. Se però voi avete fatto righe più larghe, magari riuscite a nasconderli nella lavorazione dei punti alti. Per me è impossibile perché comunque sono troppi, però magari avete fatto il cambio filo ogni 3-4 righe di punto V, li potete nascondere nella lavorazione che faremo a punto alto poi per fare il bordo. Ci vediamo quando ho finito di nascondere tutti i fili. Una volta nascoste tutte le codine andremo a ripassare il bordo a punto alto. Io, avendo lavorato tutto dal diritto, perché se vi ricordate ogni riga tagliavo il filo, facevo il cambio filo, ripartivo da capo, da dove avevo la riga precedente, farò questa mia prima riga di punti alti, farò sempre tenendo il pannello dal diritto, quindi cioè il diritto verso di me. Faccio un nodino iniziale, qui ho l'ultima codina
che ho tenuto e nasconderò dentro la lavorazione della riga che sto facendo insieme alla codina dell'inizio di questa riga. Quindi entro nel punto alto, ricordiamoci che in questo caso abbiamo i punti alti in orizzontale, quindi dovremmo lavorare 2 punti per ogni barretta, e questo lavoro lo faremo con l'uncinetto di una mezza misura più piccola, nel mio caso con l'uncinetto numero 3. Quindi ricordiamoci la parte centrale del lavoro, cioè i punti V, con l'uncinetto più grande, mentre i bordi e le maniche faremo anche un pochino di manica con l'uncinetto di mezza misura più piccola. Quindi entro nel punto e lavoro, cambio punto, faccio un punto alto, nella stessa barretta faccio un altro punto alto, entro nella barretta successiva con un punto alto, nella stessa barretta con un altro punto alto, quindi andremo a lavorare 2 punti alti per ogni punto che troviamo in orizzontale, tenendo presente che avremo bisogno di un numero dispari di punti per realizzare il bordo, perché inizieremo con un punto alto normale che alterneremo a un punto alto a rilievo e alla fine dovremo finire con un punto alto normale. Quindi durante la lavorazione di questo giro dovremo fare una diminuzione semplicemente e fare in modo che i nostri punti alla fine della riga siano dispari. Ho finito la mia prima riga, ora passiamo a lavorare i punti alti a rilievo alternato, quindi giro il mio lavoro e lavoro quello che sostituirà il nostro primo punto alto, nel mio caso punto basso su punto basso. Siccome adesso sto lavorando col pannello a rovescio e i punti a rilievo però devono venire sul diritto, cosa farò? Lavorerò questo primo giro con i punti a rilievo dietro, quindi entro nel punto da dietro, nella barretta del punto successivo, esco dietro, estraggo il filo e vado a lavorare il punto alto. Entro nel punto successivo, faccio un punto alto normale, entro in quello dopo nella barretta, quindi la barretta è questa, col filo sull'uncinetto entro da dietro, scavalco la barretta, esco dietro, prendo il filo e lavoro il punto alto. Il punto successivo lo lavoro normale, quello dopo filo sull'uncinetto, entro tra le 2 barrette, giro intorno con l'uncinetto, esco, prendo il filo e faccio il punto. Il punto dopo è normale, filo sull'uncinetto, entro qui, esco dall'altro lato, prendo il filo e lavoro il punto alto. Il punto successivo sarà un punto alto normale, filo sull'uncinetto, entro nella barretta, giro intorno alla stessa barretta, esco dietro, prendo il filo e lavoro il punto alto.
e lavoro in questa maniera tutta la riga, ricordandoci che abbiamo iniziato con un punto alto normale e dovremo finire con un punto alto normale. Fatta la riga numero 2, giriamo il nostro lavoro e facciamo quello che andrà a sostituire il nostro primo punto alto, nel mio caso punto basso su punto basso, dopodiché dovremo lavorare i punti così come li troviamo. Quindi i punti a rilievo adesso li troviamo sul davanti, dovremo fare punti rilievo davanti. Quindi una volta fatto il primo punto, entro nella barretta qui dove c'è il punto a rilievo, entro da davanti, la scavalco, esco davanti, prendo il filo, esco e faccio il punto alto, filo sull'uncinetto. Il punto dopo lo faremo, abbiamo un punto alto normale, lo faremo normale, filo sull'uncinetto, dopodiché dopo avremo un punto alto a rilievo e lo troviamo davanti, lo facciamo davanti, quindi entriamo da destra, usciamo da sinistra, prendiamo il filo, facciamo il punto. Qui è normale, lo facciamo normale. Qui è a rilievo, lo troviamo a rilievo davanti, lo prendiamo, lo facciamo a rilievo davanti. Quello successivo è un punto alto normale e facciamo il punto alto normale. Quello dopo è a rilievo, lo troviamo a rilievo davanti, lo facciamo a rilievo davanti. Dovremmo lavorare i punti così come li troviamo, cioè adesso stiamo facendo rilievo davanti, il prossimo giro lo faremo a rilievo dietro e la prossima riga la faremo a rilievo davanti, per un totale di 5 righe, cioè la riga numero 1 è la ripresa dei punti, la riga numero 2 è quella a rilievo dietro, la riga numero 3 è quella a rilievo davanti, dopodiché ne faremo una a rilievo dietro e andremo a finire con una a rilievo davanti. Così la maglia come l'ho fatta io, poi comunque a gusto, se volete farlo più alto, più piccolo, fate voi. Io la maglia la sto facendo così. Ci vediamo quando ho finito tutte le righe. Una volta finiti tutti e due i pannelli, metto i due pannelli diritto con diritto, quindi il rovescio dovrà essere dalla parte esterna. Primo pannello col diritto sopra, secondo pannello col diritto sotto e il rovescio che guarda verso di noi. Dopodiché sono andata a farmi il centro e a ricavarne la scollatura. La scollatura ha un totale di 30 cm. Quindi ora andrò a cucire le spalle. Ho tenuto già il filo più lungo per non avere un'altra codina che avanza, quindi vado a pareggiare i due bordi e vado a cucire la costina esterna di un pannello e la costina esterna dell'altro. Costina esterna, costina esterna, costina esterna, costina esterna, e vado avanti a cucire fino al marcapunti, dopodiché prendo dall'altra parte e faccio la stessa operazione fino al marcapunti. Ci vediamo quando ho cucito le spalle. Finito di chiudere le spalle, adesso è il momento di chiudere i fianchi. Un giro manica piuttosto ampio, ho calcolato 41 cm, quindi dalla metà
che è la cucitura della spalla, ho fatto 20,5 e dal marcapunti alla cucitura della spalla 20,5, quasi 21, però va bene. Quindi piego il mio lavoro sempre tenendo il diritto in mezzo, vado a prendere il mio ago e il mio filo, entro nella costina esterna del primo punto del primo pannello e così faccio nella costina esterna il primo punto del secondo pannello, tiro, vado a prendere l'altra codina e faccio un nodo, così almeno resterà fissato il filo. Dopo andremo a nascondere tutto alla fine. Vado a prendere la costina esterna o quella più in alto. Quando ho finito il bordo, cambia il senso del lavoro. Quindi di qui abbiamo i punti e qui abbiamo le catenelle. Quindi andrò a prendere la costina esterna della catenella, qui dove ho i due punti del punto V vado a prendere la costina che è rimasta fuori, una costina sola della catenella, qui entro, prendo la costina esterna, qui prendo la costina più in alto, costina esterna, di qua prendo la costina più in alto, di qui costina esterna, qui quella più in alto, costina esterna, qui quella più in alto, costina esterna, quella più in alto, costina esterna e la costina che avanza fuori dalla catenella. E vado avanti così per tutto il fianco. E andiamo avanti così fino alla fine del fianco, dopodiché passeremo all'altro fianco e quando li avremo chiusi tutti e due ci vediamo per le maniche. Una volta chiusi i fianchi è ora di passare alla manica. Io una l'ho già fatta e l'ho fatta sempre col grigio e l'ho lavorata sempre a punto rilievo alternato. Quindi mettiamo, io l'ho già messo perché ho già fatto una manica, comunque il lavoro va messo dal diritto, filo grigio, uncinetto del 3,5, entro in un punto qualsiasi del sottomanica, punto basso, faccio una sola catenella, così almeno mi resterà più chiuso. È vero che nel sottomanica non si vede, però qui dove ho il punto V, praticamente dove il lavoro finisce, lavorerò punto su punto, quindi qui sono entrata nel punto, qui c'è la catenella e faccio un punto alto, qui ho il punto alto, faccio il punto alto, qui ho il punto alto del V successivo, entro e faccio il punto alto, qui mi ritrovo la catenella di separazione dei due punti e faccio un punto alto, subito dopo il punto entro e subito qui
faccio un punto alto, dopodiché ho un altro punto, quello del V successivo, faccio un punto alto, catenella, punto alto e vado a lavorare i punti in questa maniera. Qui siamo arrivati ai punti orizzontali e andremo a lavorarne due per punto, due per barretta, però se vedete che magari sono troppi, lavoratene qualcuno meno. E magari sì, siccome questo lavoro l'abbiamo fatto con uncinetto di mezza misura più piccola, c'è il rischio che lavorandolo col 3,5 diventino troppi, quindi magari fate qualche diminuzione. Vedete, se non resta troppo ondulato, ne lavorate due per punto. Se vedete comincia ad ondulare, magari lavorate qualche punto meno o fate qualche diminuzione.
Una volta finito di lavorare il bordo grigio, torneremo a lavorare punto su punto. Qui abbiamo la catenella dove abbiamo lavorato i primi 2 punti, quindi entriamo nella catenella. Questi sono i 2 primi punti alti, mettiamo nella catenella. Qui abbiamo le 2 catenelle di separazione, quelle di partenza, lavoriamo 2 punti alti. Qui ho i 2 punti alti insieme nella stessa catenella di base, lavoro un punto alto. Qui ho le 2 catenelle, lavoro 2 punti alti. Qui ho la catenella, quella che contiene 2 punti alti del punto V, lavoro un punto alto. Qui ho la separazione di 2 catenelle, lavoro 2 punti alti, entro in questa catenella, lavoro un punto alto e vado avanti così fino alla fine. L'unica accortezza che dovremmo avere è che lavoreremo in tondo, e per lavorare in tondo con un punto alto e un punto alto alternato avremo bisogno di un numero pari di punti. Quindi, se è il caso, fate una diminuzione, arrivate alla fine, li contate e se sono dispari fate una diminuzione e punto, il lavoro è presto fatto. Lavorato l'ultimo punto, vado a chiudermi con un punto bassissimo, dopodiché salgo con 2 catenelle, continuo a salire solo con 2 catenelle, mi resterà il lavoro più chiuso, filo sull'uncinetto, vado a lavorare nel punto successivo un punto a rilievo davanti, quindi entro da destra, esco da sinistra e faccio il punto a rilievo, dopodiché entro nel punto successivo, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, faccio un punto a rilievo davanti, punto successivo, punto normale, punto dopo a rilievo davanti. Vado a lavorare in questa maniera per altre 4 righe, in modo da ottenere una manichina, un giro manica alto uguale al bordo. Ci vediamo quando ho finito la maglia. Ed ecco il progetto finito. Io lo trovo molto molto divertente, molto molto casual. Sono veramente soddisfatta di questo lavoro. E per oggi è tutto. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e attivate anche la campanellina che vi darà le notifiche di tutti i video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettete un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video!